4 febbraio 2024, ultimo giorno per me del mio weekend a Tenerife. Per iniziare la giornata, che purtroppo sarà molto corta perché alle 5 e qualcosa ho l'aereo che mi riporta in Italia, ho deciso di venire alla Playa El Socorro, una spiaggia fantastica, candida, completamente nera, anche se dal telefonino sembra marrone, in realtà tende più al nero. Un'altra di quelle spiagge che ci fa capire quanto può essere grande e potente l'oceano. Questa è una di quelle spiagge dove viene la gente che vive a Tenerife e pochissimi turisti, quindi se avete voglia di vivere un'atmosfera, diciamo, autentica, questo può essere un ottimo posto. Non l'ho detto poco fa, ma mi trovo sempre nella costa nord dell'isola. La prima spiaggia a ore che vedo nella mia vita, è aperta dalle 6 alle 22. Se siete amanti del surf, questa è una spiaggia ideale. Ai supereroi in ascolto segnalo questo sentiero, il sentiero numero 4, c'è scritto qua, che vi consente di arrivare in una sola giornata, appunto perché siete supereroi, dalla costa fino alla cima del vulcano Teide. Infatti da qui possiamo vedere il percorso che comincia proprio da qui dove siamo adesso, Playa del Socorro, percorre tutte queste montagne e qui diciamo ci sono dei dislivelli molto alti fino ad arrivare al Teide, che è la meta finale a 3700 metri. Come si può vedere anche da questo grafico, i dislivelli sono davvero molto importanti, così come le pendenze, e anche da questi numeri riusciamo un po' a capirlo. È davvero interessante, chiaramente sempre come dicevo per i supereroi, e vi lascio qui il codice QR che potete scansionare e guardare per avere un po' più informazioni su questo sentiero. In realtà non è completamente nera questa spiaggia, ma ci sono anche delle particelle bianche. Non so dirvi di cosa siano fatte. La corrente di ritorno è davvero molto forte e quindi può rischiare di trascinare via le persone in mare, soprattutto i bambini piccoli. Fate davvero molta attenzione se avete dei bambini. Detto questo, godetevi il paesaggio perché è strepitoso, almeno per me. Questa spiaggia attira altri fotografi, chissà come mai. Bene amici viaggiatori, eccomi qua. Adesso la giornata deve purtroppo continuare perché, come dicevo, è corta, quindi bisogna anche un po' cercare di quagliare. Devo togliermi purtroppo da questa bellissima spiaggia perché mi voglio avvicinare verso il sud dell'isola, dove c'è l'aeroporto che mi riporterà verso casa. E quindi trovandomi a nord dell'isola, in quest'isola purtroppo non è ancora pronto il tunnel che porterà l'autostrada da una parte all'altra, quindi devo fare un po' di strade normali, salirò sulle montagne, poi scenderò dall'altra parte verso il sud dell'isola e ovviamente nel frattempo mi godrò il processo. Volevo però farvi notare che mi sono alzato di 30 metri rispetto alla spiaggia, quindi rispetto ai 3000 e passa metri che ci sono per raggiungere il Teide col sentiero che parte da qui, ne ho fatto un centesimo circa, per cui posso andare orgoglioso. Altri 100 di questi percorsi piccoli e sono sul Teide. Mi trovo adesso a Las Aguas, un piccolo borgo sul mare attaccato a San Juan de la Rambla. In questo posto c'è solo un turismo interno, non ci sono turisti internazionali che vengono qui perché di solito si concentrano al sud dell'isola o comunque nei punti di interesse principali dell'isola. Secondo me però vale la pena fare una capatina qui, non solo per l'aria pacifica che si respira, ma anche perché c'è una splendida vista su praticamente tutta la costa nord dell'isola, considerando che
La punta che vi ho appena indicato, quella che si vede all'orizzonte, è il Parco della Naga e più o meno a metà della costa c'è Puerto de la Cruz, che è il posto dove ho soggiornato per questo weekend a Tenerife. Bene, adesso mi sposto davvero verso le montagne per scavallare e andare di là, nell'altro lato dell'isola, il lato sud. C'è un clima perfetto, direi caldissimo, siamo sui 27, una luce tersa, senza calima oggi, perfetto. Alla fine non ho ancora mantenuto la mia promessa, cioè quella di andare sulla costa sud di Tenerife, che comunque ho già visto molte volte, della quale abbiamo anche parlato spesso nei video, però mi sono firmato in un paese storico della costa nord, si chiama proprio Icod de los Vinos, è un comune, diciamo, abbastanza grande e che ha delle cose molto interessanti da vedere, tra cui il palazzo del comune, che è questo alle mie spalle. Come vedete ci sono anche i preparativi per il carnevale. Molto interessanti a Icod, così come in altre città e paesi storici delle Canarie, questi balconi che rappresentano proprio uno degli elementi architettonici caratteristici dello stile canario antico. Non so voi, ma a me piacciono da morire. Io non dico che le previsioni meteo che ci sono di solito qui siano una bufala, anzi, che io sappia il nord appunto è più nuvoloso e un po' più umido del sud, ma vi assicuro oggi è perfetto, quindi sicuramente se qualcuno di voi che mi sta vedendo abita qui a Tenerife mi potrà dare così, diciamo, delle statistiche in più, cioè quanti giorni all'anno qui in inverno c'è il tempo che c'è oggi, mi interesserebbe saperlo. Altri alberelli piccoli. Dopo aver visto tutto questo, siete ancora convinti che Tenerife sia solo un posto in cui venire a prendere il caldo in inverno? Io, modestamente, spero di avervi fatto cambiare idea, se era quello che pensavate. Alberi davvero strani. Guardate cosa può fare il clima di Tenerife. L'albero che ho qui a fianco a me cresce solo in Argentina e Cile. E ovviamente a Tenerife, guardate com'è bello e rigoglioso. Sta benissimo. Il Mariposario di Icod de los Vinos, ossia un museo delle farfalle.
Può sembrare una cosa banale pagare 5 euro d'ingresso per vedere un albero, ma vi assicuro che non vi capiterà mai più di vedere un albero così. È davvero bello, un angolo pacifico e molto interessante. Questo è il Simone Viaggiatore, il canale che ti dà consigli su come conoscere meglio i posti che visiti durante i tuoi viaggi. Se vuoi risparmiare tempo e denaro, iscriviti al canale e ti aiuterò ad organizzare dei viaggi indimenticabili in mezzo alla natura o in luoghi di cui pochi parlano. Alla fine niente costa a sud di Tenerife, nel senso che è stato così bello ai Cod che mi sono trattenuto lì. Poi, visto che il tempo era passato e da Icod all'aeroporto sud Regina Sofia ci vogliono circa un'ora e un quarto, salvo imprevisti, mi sono dovuto avviare e ora eccomi qua all'aeroporto. Purtroppo devo tornare a casa anche questa volta, ma non temere, presto ripartirò per nuove avventure. Ti ringrazio per avermi visto fino a qui e ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!